Non c'è ambientazione più iconica di questa nel fantasy. E se vi dicessi che potrete sperimentare come mai prima d'ora il Signore degli Anelli in un videogioco? Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in questa anteprima panoramica nella rubrica Sguardo Matto. Oggi il tema è una mod completa per Total War Attila. Se non lo possedete già, potete trovare in descrizione link utili per prenderlo scontato. La mod rivoluziona completamente il titolo storico, dando vita al Signore degli Anelli. Direi l'ambientazione perfetta dal mondo di Arda del professor Tolkien per un videogioco di strategia e di conflitto. La scelta del nome, secondo me, calza a pennello anche per evitare eventuali problemi di copyright. The Dawnless Days, i giorni senz'alba. Questo progetto in cantiere da più di 10 anni ormai, con varie iterazioni su diversi titoli Total War, sta arrivando in open beta il 12 dicembre 2025. Non voglio solo ringraziare gli sviluppatori per avermi concesso di parlarvene con lieve anticipo, ma anche fare loro un plauso perché questo progetto è veramente gigantesco. Dunque esploriamolo insieme dritto al sodo. Per anni questo progetto ha portato a tutta la community le battaglie ambientate nella Guerra dell'Anello, con le varie fazioni. Sono riusciti non solo a trasportare dalla saga cinematografica tutto il design più riconoscibile per le fazioni del Signore degli Anelli, ma anche ricreare le animazioni per elementi mostruosi, come i troll per esempio. Per non parlare poi delle mappe uniche che sono state ricreate a mano, anch'esse in scala 1:1 rispetto a ciò che abbiamo visto nella saga di Peter Jackson. E se anche voi come me siete videogiocatori che guardano con nostalgia ai celebri La battaglia per la Terra di Mezzo 1 e 2, potremo gioire come dei bambini di nuovo il 12 dicembre 2025, perché The Dawnless Days evolverà la sua formula presentando l'open beta della campagna della Guerra dell'Anello. Avremo modo di utilizzare tutte le meccaniche di gioco che più amiamo di Total War. Attenzione, però devo sottolineare un elemento fondamentale. The Dawnless Days resterà in beta ancora per tantissimo tempo. Il suo sviluppo più recente ha ricevuto una nuova iterazione nel 2023, quando gli sviluppatori hanno avuto accesso a nuovi strumenti per lavorare in maniera più approfondita sul motore di gioco di Total War Attila. Quindi non aspettatevi tutte le fazioni, tutte le unità e tutti i personaggi del Signore degli Anelli. Però vi assicuro che quelle che sono già presenti sono ben curate e infatti parliamone subito. Nel gioco sono presenti al momento 7 razze. Ogni razza avrà a disposizione diverse fazioni giocabili e non giocabili. Partiamo dagli uomini del nord, divisi nel regno di Dale sotto la grande montagna solitaria di Erebor e il regno di Rohan. Abbiamo dunque i Dúnedain. Al momento potremmo giocare Gondor in mano al sovrintendente Denethor. Abbiamo dunque gli Elfi e potremmo giocare i Sindar del Bosco Atro con a capo re Thranduil. E dunque arrivano i figli di Durin, i nani, guidati da Dain Piediferro, re sotto la montagna. Passando invece alle razze malvagie abbiamo gli orchi, divisi negli Uruk di Isengard, guidati da Saruman il multicolore, e nella fazione di Mordor ovviamente, sotto il diretto controllo di Sauron stesso, il Signore Oscuro. Avremo poi al servizio di Sauron gli uomini del sud, i Sudroni, e gli uomini dell'est, gli Esterling. In campagna ognuna di queste fazioni ha meccaniche, obiettivi, stili di gioco, personaggi, tratti, equipaggiamenti e posizioni iniziali uniche che vanno a garantire sia la veridicità dell'esperienza immersiva con tale fazione, sia un dinamismo videoludico. Elementi importantissimi per creare un'esperienza sandbox, sì, ma rimanendo comunque fedeli all'opera del professor Tolkien. Voglio farvi notare la passione di questo progetto, che si palesa soprattutto nelle introduzioni di ognuna di queste campagne. Infatti sono state preparate ad hoc non solo a livello cinematico, ma anche con il doppiaggio,
che è estremamente curato e che ci accompagnerà anche nelle battaglie, dando alle unità e ai personaggi delle battute inerenti e che aumentano l'immersione. Per non farvi spoiler, non vi mostro e presento tutte queste introduzioni, ed aggiungo che per motivi di copyright non posso farvi sentire la musica originale della saga cinematografica, che però voi avrete a disposizione assieme a tantissime soundtracks ispirate ad essa ma originali del progetto The Dawnless Days. Rimanendo in tema accessibilità, è presente anche un'enciclopedia in gioco che va a riassumere tutti i cambiamenti di bilanciamento del gioco Total War Attila, non nascondendo l'enciclopedia originale, ampliando così gli strumenti per i giocatori più novizi, al contempo spiegando ai veterani quali sono i cambiamenti più radicati per le fazioni del Signore degli Anelli. Ritorniamo ora sui binari delle fazioni nella mappa della campagna. Tutte quante condivideranno la missione principale della Guerra dell'Anello, ma ognuna di esse avrà appunto una serie di catene di missioni specifiche. Gondor, per esempio, dovrà provare in tutti i modi a mantenere il controllo di Osgiliath e di entrambe le rive del fiume. Rohan invece sarà attanagliata sia da Isengard sia dagli uomini delle colline, e Re Theoden, controllato dall'incanto di Saruman, sarà indebolito, rinchiuso a Edoras e non disponibile. Per agire con lui infatti dovremo ricercare delle tecnologie specifiche che ci permetteranno di farlo rinsavire. Avremo poi Isengard, la quale è comandata da Saruman, lo stregone, dall'alto della torre di Orthanc. Il suo obiettivo è quello di conquistare l'Ovestfalda dal controllo di Rohan, indebolendo ancora di più i regni degli uomini e congiungendo le due torri. Infatti Mordor è presente, la torre nera di Barad-dûr è pronta a scatenare le sue armate e al contempo opprimere anche il Bosco Atro attraverso il suo alleato di Dol Guldur, la torre del negromante Sauron, ormai affidata a Camul Lesterling, il quale ha un contatto diretto con la fazione Natia, per quanto ora spettro. Nel lontano est, infatti, gli Esterling si stanno radunando, e così anche a sud. I Sudroni Aradrim e i Corsari di Umbar sono pronti a scatenare la guerra su Gondor. A tal riguardo voglio sottolineare che sia i Sudroni sia Gondor hanno accesso alle battaglie navali e devo dire che sono state rese molto bene per queste due fazioni e non vedo l'ora che vengano integrate anche per altre. Ehi, Creative Assembly, ricordatevi che anche nel fantasy ci sono le battaglie navali. Occhiolino, occhiolino. Tornando a parlare di Gondor, sperimenteremo anche la struttura di vassalli dei regni più lontani dalla capitale di Minas Tirith e risalendo lungo l'Anduin arriviamo appunto alla valle e a Bosco Atro e alla montagna solitaria. Partendo dagli Elfi Sindar avremo a disposizione una meccanica unica concentrata sul liberare i boschi dalla presenza dei goblin. Gli uomini della valle fanno da pacere fra gli elfi e i nani della montagna solitaria e dovranno sicuramente affrontare un conflitto con i cugini dell'est. I figli di Durin sotto la montagna solitaria invece sono pronti ad uscire dalle loro roccaforti del nord e ricongiungersi con i loro cugini mandati in spedizione nelle vecchie sale di Khazad-dûm. Non sarà un compito facile però. Le montagne nebbiose sono infestate di orchi e goblin. A nord la fortezza di Gundabad è una presenza costante e riempie il cuore dei nani e degli elfi di rancore. Infatti entrambe queste fazioni, per reclutare le unità più avanzate, dovranno occuparsi della minaccia al servizio del male. Con i Sindar, una volta ripulito il bosco e ricongiungendosi con la foresta di Lothlórien, potremo sbloccare nuove unità e al contempo i nani figli di Durin potranno fare altrettanto una volta reclamate le rocche nelle montagne. Come panoramica ci siamo. Non voglio scendere troppo nel dettaglio in questo video, però c'è ancora spazio per una sezione importante. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. No, non si paga perché questo è un progetto di appassionati amatoriali, gratuito. Arriverà sullo Steam Workshop? Purtroppo no. Per problemi di licenza con la Creative Assembly
non potrà arrivare su Steam. Trovate in descrizione i link per il Discord della community e per il progetto su Nexus Mod Manager. Troverete lì tutte le indicazioni per l'installazione. Non devi possedere dei DLC se vuoi giocare a The Dawnless Days, assolutamente. È consigliato solo quello per gli effetti di sangue e smembramenti, ma non è obbligatorio. Altre fazioni stanno per arrivare su Dawnless Days. Le prime due saranno Lothlorien e Gundabad per la campagna. Inoltre, la prima in programma per lo sviluppo design è quella dei Nani dell'Est. Trovate più informazioni sul post Trello linkato nel Discord. Non si può garantire la compatibilità con altre mod grafiche o di ottimizzazione dell'interfaccia. Serviranno sicuramente delle submod amatoriali, quindi se volete diventare volontari, mi collego anche alla prossima domanda. Se siete dei designer, dei programmatori, dei doppiatori o dei volontari per le localizzazioni testuali in italiano, potete sì dare una mano. Dunque cosa aspettate? Unitevi alla community di The Dawnless Days. Abbiamo anche un moderatore referente di lingua italiana, Eligi, il quale ringrazio per aver permesso la realizzazione di questo video anteprima panoramica. E voglio ricordarvi che il Signore degli Anelli non è mai in ritardo né in anticipo, arriva precisamente quando intende farlo. In questi giorni troverete molti contenuti a tema Total War e nello specifico anche per The Dawnless Days. Ed è qui che ho bisogno di voi. Lasciate un commento indicando qual è la vostra fazione preferita, per quale avete più hype, quale sarà la vostra prima campagna e soprattutto quale campagna vorreste che io inizi in live e in serie. Vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi ed essere arrivati fino alla fine. Tiranno matto out perché questo è quanto, alla prossima!